Bentrovati con un nuovo podcast che vi immergerà nel mondo magico dell'handmade. Io mi chiamo Elena e sono appassionata di uncinetto e non solo. Ti aspetto con tanti altri video, quindi iscriviti per non perderti nulla di quello che pubblico. E ora vediamo di cosa si parla oggi. Ben ritrovati a un nuovo podcast. Oggi andremo a fare un'apertura a pacco con progetti futuri che andremo a fare insieme. Allora, il pacco io non l'ho sbirciato, però non ha avuto vita lunga, è arrivato e subito mio figlio ci ha messo le mani dentro, quindi non vi spaventate se vedete qualche gomitolo un po' leggermente spulciato, non è opera mia, però a modo di dire non è opera di Filati di Scam perché i pacchi veramente sono chiusi perfettamente e chi acquista da loro lo sanno benissimo. Allora, io ho iniziato così, ho fatto non tantissimi acquisti, ma per pochi progetti, perché questa volta voglio fare tutto quello che vi dico, siccome sapete che non so mai quando inizio a lavorare, dopo magari rimango indietro con qualcosa. Andremo a fare un top molto giovanile, colorato, semplice, quindi per le più giovani, e ci deve essere perché i top estivi non devono mai mancare. Poi andremo a fare un gilet bara canotta. Mi spiego meglio. Può essere utilizzato come gilet sopra qualcosa oppure semplicemente si indossa con un reggiseno e diventa una canotta. Color bianco, quindi direi alla portata di tutti. E poi andremo a fare una borsa molto aperta, con un punto molto aperto. Ma per questa borsa io ho comprato un filato nuovo di quest'anno, anzi i filati nuovi sono due che adesso vi dico, e non so come si presenta, cioè nel senso io l'ho comprato per creare una borsa, ma non so se come lo volevo io, e quindi se non riesco a utilizzarlo per la borsa perché magari è troppo bello, magari è troppo sottile eccetera, andremo a fare qualcos'altro, ma devo guardarlo, è lì nel pacco, lo guarderemo insieme. Poi ho preso un filato in rocca molto lucido perché mi è stato chiesto già da un po' di tempo fa un sopra, quindi una canota, qualcosa per la gonna Lux. La gonna Lux è una gonna molto larga lavorata col punto greni partendo da un girovita in filato elastico che si chiude con i bottoni, veramente bellissima, poi facilissima da fare, veramente facilissima perché si lavora con il punto greni con degli aumenti. Molto larga, quindi subito inizia dalla vita ad allargarsi, veste benissimo, è leggera, veramente bella. Poi il prodotto che ho utilizzato all'epoca ce n'è forse pochissimo sul sito, ma è di una leggerezza infinita, parliamo circa di 1000 qualcosa di metri in 200 grammi, quindi fantastico, è uno dei prodotti migliori. Adesso lì c'è stata la difficoltà nel decidere cosa creare perché quella gonna parte subito e si allarga, quindi abbiamo già qualcosa che si allarga giù, quindi o si faceva qualcosa che si allarga sulle spalle, quindi avremo tipo un modo di vestire un po' molto stiloso, oppure si crea qualcosa di semplicissimo per il busto, che forse è l'opzione migliore perché va bene per qualsiasi fisico, e dopo la gonna si allarga, insomma. Devo ancora decidere, non ho ben deciso cosa andrò a fare. Io l'ho immaginata anche magari con qualcosa di molto stretto, però con le spalle un po' piene che mi scenda. Diciamo che non ho deciso. L'unica cosa sicuramente deve essere abbastanza largo il punto perché andrò a utilizzare sempre il punto greni, quindi di conseguenza si andrà per forza a indossare con una canotta, il reggiseno, insomma con quello che desiderate, perché no anche la sottoveste, perché si mette la sottoveste, ci si mette la parte sopra e la parte sotto. Poi chi vuole anche potrebbe aggiungere direttamente la creazione della gonna, diventerebbe veramente un bel vestito tutto intero. Dopo le opzioni decidete voi. Bene. Un'ultima cosa, c'è un progetto che voi non andrete a vedere perché lo vado a creare per una signora che mi ha chiesto una gonna mattonelle. Le mattonelle sono molto chiuse, quindi non
non vedo il perché farvelo vedere, perché c'è tanto lavoro dentro, quindi preferirei che se voi volete una gonna a mattonelle la facciamo un po' più leggera, con una mattonella magari aperta. Sul canale ce ne sono diversi di modelli, magari decidiamo anche insieme, però si può sempre andare a cercare una mattonella ben specifica. Io vi faccio vedere tutto quello che c'è nel pacco, quindi non vi perdete nulla. Semplicemente era giusto dirvi che ci sono 2 colori di un certo prodotto che non uscirà sul canale perché non ci sarà il video tutorial, però se lo volete poi ci organizziamo. Iniziamo col primo progetto, che parliamo del top estivo. Allora, il top estivo è molto colorato, adesso vi faccio vedere il prodotto. È questo qui, è un bellissimo filato. Voi questo progetto l'avete visto un po' di tempo fa, per chi mi segue da tanti anni. Lo dovevo fare, ma poi non l'ho fatto per diversi motivi. Stiamo parlando del Fiocolor Azzurro Lila. C'è l'azzurro, adesso vi dico anche tutti i colori. Parliamo di un certo per cento cotone morbido e brillante, abbiamo 50 grammi per 125 metri, da lavorare con i feri 3, 3,5, uncinetto 2,5, 3. Sempre in base a quello che dovete andare a creare. Io, siccome vado a creare un top che non desidero indossare con niente sotto, andrò a utilizzarlo probabilmente col 2,5. I colori sono il rosa, il cipria, il bianco, il giallo, giallo limone, azzurro, turchese, verde, insomma ci sono tantissimi colori. Voi adesso con la luce da fuori non riuscite a vederli bene, perché si dovrebbe esserci un po' più, non lo so, non riuscite a vederli, però tanto voi sapete che io quando mi metto a lavorare il progetto vi faccio vedere il progetto da vicino. Poi se non volete aspettare il progetto in sé, magari vi faccio una piccola illustrazione cambiando camera, luci, così riuscite a vederlo bene. Comunque è bellissimo, cioè io adoro questo colore, questi colori, perché poi alla fine in base a quello che si va a lavorare sono diversi. Cioè se io vado a fare un progetto aperto è una cosa, se vado a lavorare con la maglia alta è un'altra cosa. È bellissimo. I colori sono più intensi rispetto a quello che voi vedete in video, ci tengo a dirvelo così sapete. Sarà un top dove lo andremo a legare su con un filo molto sottile, lavorazione a triangolo sul davanti, e dietro andremo a fare una fascia lunga che poi andremo a fare un nodo a forma di fiocco, un po' particolare, ma secondo me molto molto estivo e chic, e in base ai colori che scegliete, ma anche se lo fate monocolore lo trovo di un'eleganza assoluta. Ora mettiamo questi via e proviamo a vedere il prossimo progetto. Per il prossimo progetto vi propongo un filato che voi conoscete già, ma è bellissimo. Lo trovo fresco, leggero, bello perché poco ritorto, quindi i punti si riempiono veramente bene. È leggermente difficile da lavorare per chi ha poca esperienza, però utilizzando l'uncinetto giusto è perfetto. Poi, come ho detto prima, è un cotone veramente leggero. Parliamo di un prodotto riciclato. Adesso io, anche se vi faccio vedere la scritta, voi la vedete al contrario, quindi è inutile. Comunque vi dico quello che c'è scritto. Parliamo del cotone ecologico e riciclato, è un 100% cotone, a 50 grammi, 125 metri, quindi veramente una resa buona. Uncinetto numero 2,5, 3,5, ferri 3 e 4. Adesso io non so se riuscite a vederlo, ma è poco ritorto. Guardate, pochissimo ritorto, magari questo qua, che è il fioccottone, è leggermente più ritorto. Entrambi sono morbidissimi, ma io ho proprio un debole per i filati poco ritorti, questo lo sapete. Allora, io ho preso circa 250 grammi, è bianco il colore, e lo andrò a utilizzare a fare quel gilet un po' particolare. Non sarà
un gilet dove andremo a lavorare da giù, da su, insomma non è un top down, sarà a pannelli, ma il pannello davanti e dietro viene lavorato diciamo un po' dal centro, quindi è un po' particolare, mi devo ancora studiare bene i punti, però mi volevo un po' divertire insieme a voi, diciamo che leggermente vi complico la vita, però dai, starò attenta a non darvi troppi punti, troppi calcoli, diciamo così, come al solito cercherò di semplificare. Non ho mai creato niente di bianco sul mio canale, credo, quindi questo è il primo e insomma sono curiosa di vedere il risultato. Non so se ve l'ho detto, però la differenza è che potete indossarlo quindi come gilet sopra qualcosa o come canotta, quindi decidete voi in base alle vostre necessità. Ed è questo. Allora, dello stesso prodotto io ho preso altri due colori che mi serve per andare a creare la gonna. Ho preso il colore panna e il colore noce, bellissimi insieme, cioè ottima scelta la signora ha avuto. Quindi questo è il bianco che è quello di prima, quello il panna e il noce. Se vi chiedete come mai la confezione è diversa è perché Filati Discount aggiunge sempre delle novità, quindi diciamo che questa è la nuova formula. Il color noce è arrivato da poco sul sito, quindi hanno pensato di cercare di fare il gomitolo più come dire comodo per noi, però io lo trovo comodo anche così, insomma, ma a me non mi cambia molto perché tanto li lavoro subito, quindi non mi cambia veramente tanto. Questi due lo andrò a utilizzare insieme per fare quella gonna di quella signora e non ci sarà insomma la mattonella perché è chiusa, è semplicemente una mattonella lavorata a punto alto con una riga di differenza, quindi non ve la sto a far vedere. Però come ho detto prima, se siete interessati a una gonna con le mattonelle ne facciamo una, però fatemelo sapere sempre nei commenti e così mi organizzo. Adesso vi faccio vedere i prodotti nuovi. Non vedo l'ora. Adesso andiamo a vedere uno dei prodotti nuovi, scusate, è una novità proprio arrivato da pochissimo, circa 2 settimane, forse neanche. Io con questo progetto devo fare una borsa aperta, una specie di punto strega, un punto che crea delle foglie un po' particolare e volevo un colore neutro, quindi ho preso il color curcuma, se non sbaglio, dopo ci guardiamo. Però io non so come è fatto questo filato, io me l'aspetto tipo come lui, quindi opaco, cotone normale. Adesso lo guardiamo insieme. Ok, non è opaco. È luccica, guardatelo. Cioè, io non so se riuscite a vederlo, però questo filato luccica. Cioè, questo è normale, questo luccica. Ok, o si fa la borsa tutta luccicante per l'estate, o lo vado a utilizzare per un'altra cosa, perché non me l'aspettavo luccicante. È bellissimo, non ci credo. Poi è stramorbido. Ok, abbiamo anche una treccia. In pratica noi abbiamo una fettuccia lavorata a treccia. Quindi per chi ha poca difficoltà, cioè ha molta difficoltà a lavorare all'uncinetto, con questo qua no, perché è un filo unico e una fettuccia a treccia. Bellissimo. Adesso che ho tolto la carta magari riuscite a vederlo un po' di più. Vediamo le caratteristiche. Io dalla foto del sito non me ne ero accorta, però è bellissimo, cioè avrei potuto prendere anche altri colori. Abbiamo un 62% di poliestere, un 38% di cotone, feri 2 e 3, uncinetto 2 e 3, direi 2,5, 3, 3,5, vabbè bisogna sempre vedere quello che si va a creare, però scusate, lo vedo bene anche con dei punti molto molto aperti.
non so se mi sentite, ma ho mal di gola, ho preso il raffreddore. Il colore è il Q. Quindi sono 50 grammi per 230 metri. Una grandissima resa. Infatti io ne ho preso 4 gomitoli, 200 grammi, perché mi sono fatta i conti, sono 230 metri per 50 grammi, quindi 100 metri abbiamo 460 grammi. Veramente una grandissima resa. Questo ve lo consiglio assolutamente anche per l'abbigliamento. Chiedo scusa per le interruzioni, ma mi viene la tosse e non riesco più a parlare. Infatti non sapevo se fare o meno questo video. Ritornando a noi, questo ve lo consiglio come filato assolutamente anche per l'abbigliamento. Io andrò a fare questa prova della borsa. Se vedo che è troppo bello, lo vado ad utilizzare per altro, però è una treccia, quindi guardate, è molto resistente, quindi quasi quasi va bene anche per il mio progetto della borsa, perché è una borsa con un punto molto aperto, ma lo volevo anche molto fine, quindi ero indecisa tra provare il filato nuovo oppure un fil di Scozia numero 5 e ho assolutamente il fioccotone per chi non ha tanta pazienza. Allora mi sono detta facciamo che provo il filato nuovo, perché così ve lo presento e lo vedete anche voi. Bellissimo, c'è un colore fantastico. Immaginatevi gonna così e borsa così luccicante, spacca. Adesso andiamo a vedere l'ultimo filato nuovo. Quello è luccicante, lo so, ma non so quanto è bello. Adesso lo vediamo. Il filato si presenta in rocca. Oh vabbè, che meraviglia, bello, luccica tantissimo. Allora, è una fettuccia anche questa. Ci sono dei punti dove l'urex è più presente e dei punti meno presente. Ok, vediamo le caratteristiche. Si chiama Zafiro, no scusatemi, Zefiro, scusatemi, Lux giallo 200 grammi. Abbiamo 54% cotone, 36 viscosa, 10% poliamide, quindi l'urex. 200 grammi, 640 metri, ferri 3, 4, uncinetto 3, 4. È giusto come misura. Non vedo l'ora di lavorarlo, quindi anche questo è uno di quei prodotti che non finiscono mai. Cioè mi è capitato tipo con il cotone numero 8, che è un filato molto sottile, molto bello, leggero, che ho utilizzato. Cioè io con le rocche non le finivo mai, ho fatto un sacco di cose, non finivano mai. Questo me lo ricorda, così come quello della Gonna Lux. Ecco, a proposito, io l'ho preso lui per fare la canotta per la Gonna Lux. Lo so che la Gonna Lux è nera, ma avevo bisogno che voi vedete i movimenti della mano, quindi ho preso questo colore qua. Tutti i prodotti che avete visto oggi hanno anche altri colori, quindi andate a cercarli con il nome e poi vedete voi i colori che vi piacciono. Su di lui devo vedere un attimo che taglio prende il mio progetto, quindi è ancora indeciso, però sarà sempre una canotta o un qualcosa per la gonna. Utilizzerò il punto greni perché deve legarsi con la canotta, con la Gonna Lux, quindi io andrò a utilizzare sempre lo stesso punto. Poi è normale che se avete capito il taglio un attimo il punto si cambia. Bene, direi che io vi ho fatto vedere tutto, quindi abbiamo 2 canotte, un top estivo e una borsa, forse, perché è troppo bello. Cioè, come faccio a fare una borsa? È troppo bello, guardatelo, luccica. Questo è opaco, cioè io me lo aspettavo così, ma se lui luccica, è bellissimo, veramente bello. Adesso decido, devo fare delle prove e decido. Normale che se voi avete dei suggerimenti nei commenti io li aspetto volentieri. Andate a dare un'occhiata alle novità sul sito di Filati Discount, perché i colori sono veramente bellissimi.
e veramente mi hanno lasciato senza parole i prodotti nuovi. Gli altri li conosco, quindi li uso da anni, quindi un po' me li aspetto come aspetto, ma i nuovi mi hanno lasciato un po' senza parole. Ah, ve l'ho detto che questa è una fettuccia, sì. Anche questo è una treccia, è una fettuccia, quindi si lavora bene. Bene, noi ci vediamo al prossimo video podcast e se la gola mi assiste riuscirò anche a fare il progetto per martedì, altrimenti mi scuso. Un bacio, alla prossima!